Indie Cinema è la piattaforma di streaming di film veramente indipendenti, la più conosciuta al momento in Italia e tra le più conosciute all'estero, dove puoi scoprire il vero cinema indipendente e underground con un unico abbonamento. Ho visto il film Frankenstein di Guillermo del Toro e non al cinema, perché al cinema è stato rilasciato in pochissime sale, in quanto è un film Netflix che è uscito praticamente in contemporanea con il cinema, con questi registi che si fanno mettere sul libro paga di Netflix, quindi l'antesignano, diciamo, dello pseudo autore statunitense, come lo chiamo io, al libro paga è stato David Fincher, fedelissimo di Netflix, e poi sono seguiti molti altri, tra cui Scorsese, che ha fatto il suo The Irishman con lo stesso metodo con cui è stato rilasciato questo film di Guillermo del Toro, e, e poi lo ha fatto anche Alfonso Cuarón, con questa volta però un film che è stato un capolavoro, e, e, di cui adesso mi sfugge il titolo in questo momento, però è l'ultimo film di Alfonso Cuarón, prodotto da Netflix, che racconta appunto la storia di un regista un po' autobiografico stesso di Cuarón, messicano, che va a lavorare a Hollywood e si scontra con quella che è una trappola capitalistica, diciamo, della propaganda. E, questo film del Toro è un film tipico che potrebbe essere sostituito nei prossimi anni, a breve, totalmente con l'intelligenza artificiale, da un punto di vista estetico. Sembra proprio un film fatto con l'intelligenza artificiale, probabilmente molte scene lo sono, però la fotografia avvolge in questa intelligenza estetica artificiale, che è un po' caratteristica dei film di Del Toro, ma che era molto meno marcata in altri film come La forma dell'acqua, in una cappa che praticamente la rende quasi un cartoon, quasi un film fantasy di quelli mainstream, dove l'immagine è così levigata da risultare quasi un videogioco. Del Toro non è nuovo a questo tipo di estetica, un po' tutta la sua filmografia è così orientata al mainstream, un linguaggio molto popolare e vagamente ammantato da una visione d'autore che si riduce a una visione per un amore per questo tipo di storie gotiche, di mostri dal cuore tenero, che però non ha mai avuto marcatamente un'impronta autoriale nel linguaggio o nella direzione degli attori. Il film, come tutte queste produzioni finto autoriali mainstream, è fatto benissimo ed ha tutti i meccanismi per fare leva sui sentimenti che hanno i film lacrimosi, commoventi di Hollywood. La storia vecchia quanto il cinema del mostro dal cuore tenero, che piace tanto a Del Toro, che aveva raccontato secondo me in maniera più efficace nella forma dell'acqua, in maniera meno spettacolare ma più essenziale, più diretta e senza fronzoli in La forma dell'acqua.
Questo Frankenstein invece è uno spettacolone colossale, 120 milioni di dollari per realizzarlo, e il film inizia con una battaglia epica tra il mostro, appunto, che assale una nave arenata in mezzo ai ghiacci, dove sopra si trova Victor, cioè il dottor Frankenstein, che ha inventato la creatura che ora è un mostro scatenato che vuole solo raggiungere e parlare con il suo creatore. E la scena però così fracassona, così hollywoodiana di questa battaglia assurda si esaurisce in pochi minuti, e poi inizia la storia vera, che invece è una storia piuttosto intima, piuttosto a tratti toccante, di come il dottor Frankenstein realizza la sua creatura, quali sono le sue motivazioni interiori, tutta la sua storia della sua famiglia, suo padre, lui da bambino, e poi il mostro racconta la sua versione della storia, la sua vita. Quindi il film è diviso in due parti: la prima parte è narrata dal creatore Victor e la seconda dalla creatura stessa. E la creatura è in questo film molto originale, completamente diversa da quella che ci potremmo aspettare da un film di Frankenstein. È così un essere, sì, un po' più alto di un uomo medio, ma molto sensibile, molto suscettibile ad ogni tipo di sentimento, di bellezza della natura. È un mostro che si commuove facilmente e che rimane incantato davanti alla bellezza di una donna o di un fiore o del sole che tramonta, insomma. E la storia, quella della seconda parte, la più commovente, la più drammatica, di un essere drammaticamente solo e drammaticamente e continuamente scambiato per un mostro cattivo e pericoloso, e martoriato dagli umani, da ogni tipo di umani, dai cacciatori della baita del bosco che lo prendono a fucilate, fino, insomma, a tutta la società nobile in cui vive all'inizio insieme al suo padrone, il dottor Frankenstein, che lo tiene all'inizio legato con delle catene in cantina. Ma la vera storia di Frankenstein inizia quando la vera storia del mostro di Frankenstein inizia quando il dottor Frankenstein decide di dare alle fiamme il suo castello e di distruggere sia la creatura che il castello, mentre la creatura riesce a scappare e a tuffarsi nel mare con questa specie di scivolo tipo acquapark che lo salva. Indubbiamente la seconda parte del film è molto toccante, è molto commovente, è ottima l'interpretazione della creatura, della sua sensibilità, ma nello stesso tempo è un essere che non ha pulsioni di potere come dimostrano gli umani intorno a lui, che lo assediano e che lo vogliono eliminare. Non ha neanche pulsioni sessuali, o non lo vediamo neanche mai mangiare, tranne in una scena in cui mangia delle piccole bacche prese da una pianta. Quindi è una sorta di essere puro, costretto poi a trasformarsi in un vero e proprio mostro per difendersi da individui malvagi che lo vogliono eliminare, o perlomeno che lo vedono come un mostro pericoloso, cosa che lui non è. Quindi è il vecchissimo tema dell'apparenza del mostro, che quindi provoca
l'isolamento del mostro, che in realtà è un animo dolce e sensibile. Ma voglio dire, uno dei più grandi film, secondo me il più grande film della storia del cinema che ha trattato questo tema è Il fantasma del palcoscenico di Brian De Palma, The Phantom of Paradise del 1974, e siamo anni luce distanti da un film così artificiale, così rileccato, così impostato a livello formale come questo Frankenstein. D'altronde è un prodotto Netflix, quindi siamo all'apice dell'omologazione algoritmica. Qui è tutto algoritmico, la trama, come dicevo, appunto, che è copia di copia di copia di un tema antichissimo con cui è nato il cinema stesso. Vedi The Phantom of the Opera del 1925. Ma è un tema che attraversa tutta la cultura umana, tutta la letteratura, tutto il mondo dell'arte. È attraversato dal tema del mostro diverso che ritroviamo in questo Frankenstein di Del Toro, solo che Netflix lo propone così, in un modo fantasmagorico, tipo videogioco da 120 milioni di dollari, ma bisogna dire che il film funziona, il film coinvolge, commuove, ha delle scene iconiche, ha delle scene in cui il valore umano, il messaggio umano veramente prende il sopravvento e ci emoziona. Tutto questo avrebbe moltiplicato la sua potenza per 100 se fosse stato fatto da un regista d'avanguardia o da De Palma negli anni 70. Tutta questa stucchevole scenografia, costumi, fotografia sublime, è tutto portato così all'eccesso, ripeto, da risultare una cosa fattibile tra qualche anno con l'intelligenza artificiale. Sembra proprio un film fatto con l'intelligenza artificiale, dove, a parte alcune scene di performance dell'attore protagonista, di Victor e della creatura, e di Mia Goth, che fa la parte appunto della ragazza sensibile, la moglie del fratello del dottor Frankenstein, che rimarrà affascinata e coinvolta dalla creatura, capendo appunto la sua sensibilità, la sua purezza, la sua bontà d'animo. Tema anche questo vecchio, non come il cinema, di più è banale e raccontato migliaia di volte. Del Toro però racconta tutte queste in maniera eccezionale. È un film che sicuramente non brilla per linguaggio, per avanguardia. Ecco, mi è venuto in mente il film di Inarritu, che è appunto l'opposto di questo, ed è un unicum nelle produzioni Netflix, un vero e proprio capolavoro secondo me di cinema d'avanguardia, che si chiama Bardo, dove lì il linguaggio invece è veramente un unicum. Penso che Netflix si sia ritrovato con questo film realizzato da Inarritu praticamente a tradimento, perché non rientra proprio nella sua tipologia di prodotti. Perfino Scorsese con The Irishman è andato verso il cinema appunto che sembra creato da un'intelligenza artificiale, il cinema algoritmico. Infatti The Irishman forse è il peggior film della filmografia, tra i peggiori film della filmografia di Scorsese, una specie di esercizio di stile con il ringiovanimento dell'intelligenza artificiale appiccicato. Ma mentre Bardo è un'anomalia, appunto, entrata in una specie di cortocircuito dal regista Inarritu, questo Frankenstein è proprio il tripudio, il trionfo dello stile Netflix, dove ormai
c'è di tutto di più, c'è anche la sezione giochini, giochi e giochini, dove tu puoi giocare a Space Invaders. Comunque il film vale la pena di essere visto, è un grande colossal da 120 milioni di dollari, ripeto, ci sono delle scene notevoli, a parte queste 2 o 3 performance degli attori principali, in alcune scene anche la recitazione degli attori secondari sembra creata da un'intelligenza artificiale, cioè è quello che si potrà fare con l'intelligenza artificiale tra pochissimo, tra questione di qualche anno. Tutto, per esempio, gli attori sulla barca arenata, sulla nave arenata nei ghiacci, il comandante della nave, sono proprio performance standard di un cinema hollywoodiano algoritmico, che sono replicabili da un'intelligenza artificiale. Detto questo, se invece magari ti va di dare a un'occhiata di qualche film realizzato magari con zero budget, magari girato con un telefono, o che ne so, un film comunque di avanguardia, a basso costo, indipendente, di vario tipo, insomma, se ti può interessare questo tipo di cinema, ti invito a iscriverti alla piattaforma Indie Cinema, di cui trovi il link qui, e a supportare anche la causa del cinema indipendente, perché il valore dell'indipendenza e della libertà, come è importantissimo nel cinema per far respirare gli artisti e gli autori, è importantissimo in tutti i settori per far respirare tutti gli esseri umani, e ognuno lo vive sulla propria pelle.